Ciao mitici! Oggi andremo a fare l'unboxing di ben 3 scatole di fiammiferi da cucina per scoprire se veramente vale la pena spendere un sacco di soldi per questi fiammiferi extra lunghi di Amazon. Ma andiamoli a vedere. Allora, innanzitutto le scatole sono 3. Una ha il bollino qua ufficiale, quindi svedesi. Questa qua invece il bollino ufficiale non ce l'ha, presa da un cinese, ok? Questa sì, questa il bollino ufficiale ce l'ha, neanche questa ce l'ha. Questa qua l'ho presa su Amazon. Ora, già la prima domanda che ci facciamo, come mai alcune scatole di fiammiferi hanno sto bollino qua e altre invece possono fare la stessa identica cosa, cioè accendersi senza bisogno di avere il bollino? Beh, eppure l'ho presa semplicemente in un negozio, non è che l'ho presa al mercato nero. Questa pure presa da Amazon. Amen. Il bollino non c'è. Allora andiamo ad aprire questa gigantesca. C'ha questi bei giglietti, vedete la confezione, e qui ci dice 28 centimetri. Guarda che robetta. Guardate ragazzi, questa è la mia mano. Come sono lunghi. Guarda che spettacolo. Andiamo a provare, prova dell'accensione se si accendono. Sì. Bella fiamma. Mettiamo che abbiamo da inserirci in un punto particolare che è molto lontano, magari c'è il gas che poi fa quel retro poi uno potrebbe dire a me non mi va di rischiare, voglio un fiammifero grande. O un utilizzo potrebbe essere per le candele, quelle nel barattolo, quando i barattoli sono molto lunghi e quindi bisogna andare giù in profondità per accendere una candela bella consumata. Per tutti voi amanti dei fiammiferi lunghi, questa potrebbe essere la soluzione. Ben 28 centimetri ragazzi, per un prezzo che però a me già sembra alto, che l'ho pagato 7,15 €, ma è il prezzo per i clienti aziendali. Ma il suo normale prezzo su Amazon è di 10,90 €. Non è da poco, eh? Aspetta, prima di metterlo nel secchio della monnezza, aspetta, se no mi via a fuoco l'ufficio. Allora, andiamo a leggere le istruzioni in italiano. Fiammifero di sicurezza, contenuto approssimativo di 70 fiammiferi, tenere fuori dalla portata dei bambini, conservare il luogo asciutto, assicurarsi che i fiammiferi siano completamente spenti prima di gettarli. Hai visto? Hai visto tutto cervello questo, eh? Infatti anch'io c'ero arrivato. Prima di gettarli, strisciare delicatamente il fiammifero e tenerlo lontano dal corpo. Madonna ragazzi, che spettacolo! Dovrebbero essere 70 fiammiferi approssimativamente. Le ditte serie quando fanno approssimativamente fanno minimo 70 e poi magari ne mettono un po' di più. Invece alcune ditte meno serie approssimativamente 70, se so 68 va bene uguale, perché hanno scritto approssimativamente. Questo non si fa, questo è scorretto. 70 fiammiferi approssimativamente per la media, per il prezzo di 7 €. Quindi vuol dire 10 centesimi ad accensione. Ne deve valere la pena, perché vediamo cosa fanno i cinesi. I cinesi per 1,50 €, i cinesi per 1,50 € ci danno questo, che sono, qui c'è scritto approssimativamente 50, quindi sono un po' di meno, però costano molto di meno. Andiamolo ad aprire. Oggettivamente la parte rossa che va a fuoco è molto più brutta e imprecisa. Ora, visto che le vedete prima sembrano piccoli, però in realtà sono come una mano. Preso il fiammifero, preso questo, vediamo se l'accensione va bene uguale. L'accensione è riuscita lo stesso. Il legno mi sembra anche più buono, sì, più spesso il legno, la fiamma più decisa, più grande. Quindi 1,50 € dal cinese vince. Però bello pure la spegnitura. Pure questo lo mettiamo qua perché ho paura che, vediamoli vicino. Allora vi ricordo ragazzi, stiamo parlando dei 7 € contro 1,50 €.
La proporzione giusta sarebbe 7 euro verso 2 euro, perché quelli da 1,50 euro sono pure di meno come numero, sono 50 invece che 70. Quindi la proporzione 7 euro contro 2 euro, 2 euro in negozio, 7 euro su Amazon. Devo dire che se avete solo un'esigenza molto molto particolare ed è una fiamma pericolosa, allora davanti al pericolo non si guardano spese, potrebbe andare bene. O un altro motivo per poter spendere questo e essere ragionevole, questo più lungo, è perché volete fare scena, dovete fare un regalo alla nonna, ha chiesti lunghi, gli piacciono lunghi, allora famola super contenta, super lunghi. Allora, a Natale con 7 euro vi siete tolti di mezzo l'impiccio di che cosa faccio e cosa non regalo, regalo un pacchetto di fiammiferi strano, anche se questo è poi tanto motivo per cui potreste spendere 7 euro e questo con Amazon lo trovate ovunque. Il cinese che vende questi potreste non avercelo sotto casa e quindi l'altra soluzione, questi costano ancora di meno, vediamo un po' se lo trovo su Amazon quanto costano questi qua. Eresia ragazzi, su Amazon un pacchetto di questi lo vendono a 24 euro, quindi assolutamente non li comprate su Amazon perché stanno completamente fuori mercato. Quello che sto per dire tra poco è perché sono stato tratto in inganno. Pensavo che con questa cifra ci avessero dato 60 pacchetti e invece no, il prezzo per uno solo. E infatti guardate qua, è specificato che è un'unità per 24 euro. Quindi quello che andrò a dire adesso, la convenienza di comprare questi pacchetti, era basato su un calcolo sbagliato. Ma so che invece che dal tabaccaio non posso averli pagati molto più di un euro, credo. Il fiammifero andrà bene per accendere il camino? Andiamo a vedere, Ecco la mia mano, non ho più la mano, ma tutte le dita, comunque bello grande, per accendere il fuoco, va bene, su, non siate proprio così, no, se non è lungo, no, se non è lungo, no. Fiammifero si dice proprio, non è importante la lunghezza del fiammifero, l'importante è saperlo usare, e se tu lo sai usare correttamente, puoi accenderci il fuoco, certamente. Il caminetto, le stufette, vanno bene anche questi. Sono 60 fiammiferi, quindi andiamo a paragonarli, una via di mezzo, no? Quello 50, questo 60, quello 70, 30 centesimi, 20 volte di meno rispetto a questo, 20 volte di meno e 5 volte di meno rispetto a questo come prezzo. Andiamo a aprire, il legnetto ci piace, ok, apriamo. Ok, si accende, li conosco, quindi non diciamoci cose che non si può fare, si accendono. La fiamma è una bella fiamma, il legno mi sembra anche meglio rispetto a queste due cose che abbiamo visto adesso. Il legno mi sembra anche meglio, lo voglio riaccendere, stavolta doppio, due fiammiferi, visto che costano poco, crepi l'avarizia, qua. Ma guardate che bella fiamma, brucia bene, mi piace. Allora andiamo a vedere su Amazon però, Allora abbiamo questi qua, questi fiammiferi che li troviamo abbastanza facilmente anche dal tabaccaio, abbiamo detto. Poi abbiamo questi dalla Diavolina che sono 60 fiammiferi a 6 euro, comunque questi belli cari pure questi, però magari la qualità potrebbe essere migliore, visto che la Diavolina è una marca che ha una reputazione. Di nuovo Diavolina, fiammifero familiare 22 euro, una scatola da 50 scatole da 100 fiammiferi, 4 euro, quindi 10 centesimi l'una. Ancora si riescono a comprare gli svedesi a 10 centesimi a scatola. Riguardiamo bene, Oh, 10 svedesi, fiammiferi cerini. Ah, cerini, questi sono di cera. Fiammiferi cerini. Dalla scatola non sembrano quelli di cera. Dalla scatola sembrano gli svedesi, però se vedete sono di cera. Perché cerini si intende di cera. Sono positive. Vediamo un po'. Perché ce l'ha positive? Chi è che li compra? A parte Migliacini perché non c'è niente da fare. Li ho acquistati perché il fiammifero lungo è molto comodo per accendere il caminetto. Bello mio, È comodo accendere il caminetto. 10 euro. Questi sono lunghissimi, si accendono al primo sfregamento, sono tutti uguali e perfetti. Un po' altino il prezzo. Ah, l'hai capito allora, Diana? Ho acquistato questi fiammiferi per accendere le candele.
Ammazza, 10 euro per accendere le candele. Ma ho sbagliato misura. Ah, hai capito che hai sbagliato. Perché avrei dovuto comprarli da 12 centimetri. Oh, brava. E allora perché hai messo 4 stelle? Io avrei messo 3 stelle. Allora, questo buon prodotto, prodotto robusto, fanno il loro dovere, acquistati per accendere il barbecue. 10 euro per accendere il barbecue. Allora la bistecca che compri? Da 100 euro? Accendo perfettamente. E vabbè, allora, qui non si può dire niente. A Paolo non gli posso dire niente. Quest'altro uguale. Martina 4 stelle e mezzo. Vediamo cosa hai trovato di dire, Martina, queste cose qua. Ho comprato questi fiammiferi perché li volevo lunghi. Brava Martina. Per non rischiare di scottarmi quando le candele sono verso la fine. Questo è giusto. Allora partita da 25 stelle perché è un buon utilizzo. Quando le candele sono verso la fine, soprattutto i cerotti, quelli là del Camposanto, che sono lunghi, così, che deve andare dentro, allora lì effettivamente ci vuole lungo. Verso la fine del barattolo è alto, esatto, i barattoli alti sono effettivamente molto lunghi, anche troppo. La scatola è molto bella, i fiammiferi si accendono bene subito. Forse il prezzo è leggermente alto, ma va bene, va bene. Allora io potrei mettere 5 stelle, non va proprio bene. Va benino, bene ma non benissimo. Altri non si accendono bene, questi prendono fuoco subito. Quindi non è che sei contentissimo, però siccome ti è capitato di peggio, allora dici il peggio non è mai morto, almeno stavolta ho preso una fregatura a metà, nel senso che costano 10-11 euro una scatola dei fiammiferi. Va bene. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti che cosa volete che vada a recensire con il prossimo video. Ciao mitici!